Ciao ragazzi, siamo qui oggi per analizzare uno degli aspetti più importanti del mondo della simulazione, la frenata. E questa volta con voi voglio esplorare come bisogna posizionarsi rispetto al vostro freno e soprattutto come configurare la vostra pedaliera, a prescindere quale modello voi utilizziate. Ma come dico sempre, banda alle ciance, sigla! Molti di voi già lo sanno, molti di voi già l'hanno capito. Il primo aspetto importante per migliorare drasticamente la propria frenata è il posizionamento, cioè come sarete seduti sulla vostra postazione. Infatti la postazione, superato un certo livello di miglioramento di prodotti che potete utilizzare, la postazione diventa un aspetto fondamentale, nel senso che dovrete cominciare a prediligere postazioni che vi consentono un ampio margine di spostamento sia del vostro sedile ma anche della vostra pedaliera. Soprattutto per quanto riguarda la pedaliera, anche la possibilità di poterla mettere più in alto, più in basso e non soltanto inclinarla è un aspetto fondamentale per andare a migliorare quello che è il vostro posizionamento. Quindi, come sempre, io parto dal sedile. Scegliete l'inclinazione a voi più comoda, quell'inclinazione che vi permette di stare qualche ora seduto senza avere male alla schiena. E il mio consiglio a tal proposito è cercare una posizione con una parte dello schienale un pochino più reclinata. Personalmente a me aiuta moltissimo nelle sessioni più lunghe. Una volta che avrete settato quindi l'inclinazione del vostro sedile, a quel punto regolatevi il volante e cominciate a metterlo in una posizione per sentirvi comodi. Cercate sempre di stare con la parte del braccio e dell'avambraccio a 45 gradi. Scegliete voi poi l'altezza che vi è più comoda. Personalmente mi piace il discorso di una posizione raccolta, come vedete, in cui riesco tranquillamente a girare il volante senza mai staccare le spalle dalla schienale. Passiamo alla parte delle gambe. Come vedete le mie sono abbastanza rialzate e come vedete nella posizione statica il ginocchio è leggermente piegato. Io il concetto da cui parto sempre è iniziare dal pedale dell'acceleratore, arrivare quindi a premere il pedale dell'acceleratore avendo la posizione più rilassata possibile, cioè nel momento in cui state con l'acceleratore premuto voi dovrete avere quell'inclinazione della gamba che vi permette di stare in quella posizione molto comodi. Questo perché in molti punti della pista vi capiterà di stare con il piede full gas. Per chi possiede poi un poggiatacco, il consiglio è cercare quella posizione del poggiatacco in cui nel momento in cui state con il piede full gas la parte del tallone vada a toccare la parte del poggiatacco. Questa è la posizione che vi consentirà di poter utilizzare l'acceleratore nella maniera più comoda possibile. Questo sarà il fil rouge di tutto il video perché la comodità è l'aspetto principale per poter utilizzare il vostro hardware al meglio. Una volta che quindi avrete trovato la posizione corretta per il vostro acceleratore, in realtà il pedale del freno già si dovrebbe trovare nella posizione corretta. E arriviamo adesso. Sempre come vedete qui nella parte del ginocchio c'è questa leggera inclinazione. Andiamo adesso a premere con il pedale del freno. Vedete? Io riesco a spingere con tutta la gamba. Ragazzi, non si frena così con il tallone poggiato e con l'arco del piede perché non riuscirete a fare forza. La frenata, quando si frena e si fa la massima forza, il tallone si alza. Da che siete appoggiati, il tallone va alzato e a quel punto premete con tutta la gamba. Quello è l'unico modo per fare molta forza senza un esagerato sforzo. Perché naturalmente se andremo a premere con il collo del piede sarà uno sforzo immane se soprattutto utilizzate pedaliere di alta fascia che hanno una resistenza con gli elastomeri, con l'idraulica molto corposa. Come vedete io riesco a fare tantissima forza con il minimo sforzo e questo è tutto derivante dalla posizione in cui ho montato la mia pedaliera e come vedete rispetto al sedile è abbastanza alta. Naturalmente in questo caso più la pedaliera è alta e perpendicolare e più riuscirete
a parità di sforzo a fare molta più forza sul vostro pedale. Ragazzi, che sia chiaro, è l'aspetto principale, è l'aspetto più importante. Quindi una volta trovata la posizione corretta per sfruttare il vostro hardware al massimo di quelle che sono le vostre potenzialità e senza sforzo, perché dovete essere comodi, non dovete sforzarvi, dovrete riuscire a applicare tanta forza senza avere uno sforzo esagerato, soprattutto perché non siamo nella realtà in cui abbiamo anche le forze G, dobbiamo combattere effettivamente con la fisicità dell'auto, ma siamo dentro la nostra camera. Quindi è corretto trovare il giusto bilanciamento tra quello che deve essere lo sforzo e, a mio avviso, anche un po' la parte della simulazione. Arriviamo adesso alle regolazioni sulla vostra pedaliera. Allora, sulle pedaliere che lo consentono, vi consiglio come primo aspetto andare a regolare la corsa. Scegliete quindi la corsa più adatta a voi. Per esempio, a me non piace una corsa esageratamente lunga e ho scelto questa per esempio per la mia pedaliera. Una volta scelta la corsa, andate ad agire con i precarichi delle molle e con tutte le regolazioni che la vostra pedaliera consente per andare a irrigidire quello che è il vostro acceleratore. Questo perché un acceleratore troppo morbido potrebbe togliervi un pochino di sensibilità, soprattutto nelle fasi di rilascio e nei momenti in cui dovrete parzializzare un pochino il pedale. Avere un acceleratore un pochino più corposo sotto il piede vi aiuterà sicuramente ad essere più precisi e avere una percezione maggiore della corsa del vostro acceleratore. Molte pedaliere consentono tantissime regolazioni, ci sono pedaliere nelle fasce più basse che non hanno particolari regolazioni, però ci sono tante modifiche, come ben sapete, per andare a migliorare anche questi aspetti. Arriviamo adesso al pedale più importante, il pedale del freno. Ragazzi, esistono tantissime pedaliere. Esistono pedaliere a cella di carico, esistono pedaliere idrauliche, adesso esistono pedaliere con feedback attivo, ma quelle le metterei per un attimo da parte. E poi esistono pedaliere di fascia bassa che utilizzano dei potenziometri o dei sensori di Hall. Naturalmente con quel genere di pedale è un pochino più complicata la frenata. Questo perché anche modificati purtroppo si è sempre legati alla corsa del pedale, perché un aspetto molto importante nella frenata è la memoria muscolare, che è ben diversa dal posizionamento. Noi con l'acceleratore ci regoliamo tramite il posizionamento in funzione della corsa che il pedale ha. Nel freno invece quello che ci aiuta ad essere sempre costanti nelle frenate è la memoria muscolare. A mio avviso i sensori più idonei a questo sono celle di carico e sensori di pressione. Anche con potenziometri e sensori di Hall si può fare qualcosa, ma in quel caso per sfruttare al meglio quella tecnologia bisogna agire anche sulle curve di segnale, perché proprio per la tecnologia di quel sensore è un sensore totalmente lineare, quindi in funzione della corsa avrete un tot di segnale. Invece per quanto riguarda i sensori di pressione e le celle di carico non è in funzione della corsa ma in funzione dello sforzo, quindi voi potreste avere moltissimo segnale anche con un pedale totalmente fermo, cosa che non è possibile per esempio con i pedali con potenziometri e sensori di Hall. In questa parte del video, ragazzi, mi concentro di più su quello che può essere un settaggio su celle di carico e sensori di pressione. E io non so che pedaliera voi utilizziate. Ci sono adesso, da poco ho fatto la recensione della Cube Control che utilizza cella di carico ed elastomeri. C'è l'Alien, la Venim Atrax, la Talento. Ogni pedaliera consente determinate regolazioni. Per mio gusto personale divido sempre la frenata in due parti. Una prima parte di corsa in cui agiamo con il movimento del pedale e una parte di segnale lo lascio sempre con il pedale quasi totalmente fermo. E quindi quella che poi comunemente viene chiamato doppio step. In realtà questo genere di frenata è anche possibile per esempio con la pedaliera SRP, in cui avete una prima parte di corsa data dalla prima parte del pistone, quando anche in quel caso il pistone mura, voi avete il secondo step in cui potete utilizzare ancora tantissimo segnale, che in questo caso date all'inizio del settaggio tanta importanza. Trovate anche da simulatore fermo quello che è la sensazione sul pedale del freno a voi più preferita. Scegliete quanta parte iniziale vorrete far muovere il pedale e scegliete quanto duro vorrete la parte finale. Per esempio su una pedaliera SRP dovrete andare a regolare quella che è il precarico del pistone, che vi darà sia un pochino l'aumento di durezza della prima parte e sia la corsa che vorrete nella prima parte, e poi andrà a murare su quello che è il cuscinetto d'aria che si andrà a creare all'interno del pistone. Con la maggior parte delle pedaliere idrauliche e con cella di carico
diventa molto importante la scelta degli elastomeri. In realtà, dal mio punto di vista, è importante scegliere due tipologie di elastomeri, e quindi un elastomero che vi va a coprire il vostro gusto della prima parte di pedale, e un secondo elastomero, quello che dovrete mettere più duro, che va a coprire la seconda parte di segnale nel secondo step. Molte pedaliere a cella di carico utilizzano anche 3 elastomeri, ma in quel caso, per esempio, io utilizzo nella maggior parte dei casi 2 elastomeri duri nella parte finale, e poi mi scelgo l'elastomero morbido o intermedio per la parte iniziale. Pedaliere come la Talento o per esempio la Cube Control consentono un'ampissima scelta di quello che è la sensazione che potete avere nella prima parte, perché poi la seconda parte, la parte più dura, devo dire che tutte le pedaliere hanno la possibilità di avere una durezza molto importante, ma le diverse esigenze molto spesso sono nella prima parte, cioè molti di noi hanno esigenze diverse in come gestire, in che feeling avere nella prima parte. Ci sono pedaliere, come dicevo, Talento, Cube Control, che anche per la prima parte avete un'ampissima scelta tra molle e elastomeri di diverse durezze per andare a scegliere quello che è il feeling della prima parte. Ci sono tante altre pedaliere come la Venimatrax, l'Alien. In realtà da poco sto provando la pedaliera Girro, anche quella ha un elastomero morbido per la prima parte, e anche in quel caso ci sono anche delle micro regolazioni che si possono fare anche a parità di elastomero, ma in quel caso si riducono un pochino le regolazioni perché avete o un elastomero intermedio o un elastomero morbido, e in aggiunta potrete con un po' di precarico andare a fare delle regolazioni di fino in quella zona lì. Naturalmente poi ci sono tutte le modifiche che possono in realtà andare a migliorare anche questi aspetti in praticamente tutti i prodotti. È quella la fase in cui potrebbe esserci più facilità o difficoltà a secondo del modello di pedaliera che potrete scegliere. Ma anche nella pedaliera idraulica, come per esempio quella che utilizzo io, vengono utilizzati degli elastomeri, e anche in questo caso ho anche io una configurazione doppia con l'elastomero nero, che è il più duro, come vedete si comprime pochissimo rispetto alla corsa, e l'elastomero arancione, che in realtà non è un morbido, ma è un elastomero intermedio. È quello che mi consente, come vedete in questo caso, di avere questa corsa nella frenata e avere in questa corsa una determinata consistenza. Perché anche in questo caso, se io utilizzassi un elastomero più morbido, la mia corsa sarebbe sempre questa, solo questa parte di viaggio sarebbe più morbida. Anche in questo caso, con la mia pedaliera HPP è possibile montare altri 2 livelli più morbidi e un livello più alto di durezza nella prima fase, e per ogni livello in realtà ci sono degli anelli che vanno anche a modificare le proprietà dei singoli elastomeri, quindi anche in questo caso posso dire che c'è una moltitudine di regolazioni che potete fare anche per la prima fase, e quindi andarvi a cucire totalmente quella che è la vostra sensazione. E ragazzi, ancora non siamo scesi in pista. Questo perché è importante sentire il freno anche da simulatore spento con una sensazione naturale, con quella che è per voi la sensazione naturale. Una volta quindi che avrete scelto gli elastomeri più adatti a voi, e quindi sono quelli che andranno a decidere quanta corsa totale farà il freno, quanto morbida sarà la prima parte del freno, si può passare alla parte software. Ma mi raccomando, scegliete bene gli elastomeri da utilizzare. Ogni pedaliera poi vi darà probabilmente un feeling leggermente diverso l'una dall'altra, ma andate a cercare il vostro feeling corretto, che è diverso per ognuno di noi. Lo so che in alcuni gruppi si parla di pedaliere magiche che sono quelle più adatte per tutti, ma non è così, ragazzi. Ognuno ha un proprio gusto, e nel proprio gusto riuscirete a trovare la prestazione. Non esiste la pedaliera magica. Mi risulta un po' complicato adesso dire questa frase da quando è uscita anche la pedaliera SynCube, ma in questo momento mi viene da dire che gioca una partita a sé. Arriviamo quindi adesso alla parte del software, perché anche questo è un aspetto importante per andare a massimizzare quella che è la nostra frenata. In questo caso la mia pedaliera non ha un software proprietario e io utilizzo Dixtweak, ma ognuno utilizzi il software del proprio prodotto, non cambia nulla. Naturalmente regolate acceleratore e frizione come meglio credete per massimizzare il segnale e per avere delle piccole zone morte, per non far sì che il pedale possa non leggere il minimo e il massimo, anche quando magari avete il piede appoggiato. Andiamo alla regolazione del freno, che è quella più importante. E il primo aspetto da capire è regolare la massima forza. C'è un sistema che in realtà io condivido del mio amico David di SRP,
ed è immaginarsi di stare a Monza percorrendo il rettilineo e arrivare alla prima staccata. Chiudete gli occhi, immaginatevi di stare lì concentrati sul rettilineo e appena arrivate al cartello dei 150 metri o poco più avanti, chi riesce a frenare più avanti, premete con quella che è la forza che applicherete in quel momento, che è una probabilmente delle staccate più importanti. Cercate di mantenere a questo punto la forza, aprite gli occhi e andate a leggere quello che è il segnale che state applicando. Io sono intorno ai 3000 punti, infatti come vedete ho segnato come massimo nel software 3000. Scegliete voi il valore più adatto a voi. Fate questa prova e capite qual è la forza che nel vostro cervello è necessaria per fare la staccata più forte. In realtà per i giocatori di racing consiglio in questo caso di non inserire questo valore, ma inserire un valore un pochino più alto. Per esempio nel mio caso inserirei un 3200, un 3300, perché su iRacing non è mai possibile frenare al 100%, bisogna regolarsi in modo diverso sulla frenata, ma in realtà per tutti gli altri giochi potete tranquillamente settare quel valore. E arriviamo adesso al secondo aspetto, la curvatura di segnale. Come vi dico sempre in tutte le recensioni che faccio, io amo un segnale totalmente lineare. Questo perché se avete lavorato bene nella fase precedente, nella scelta degli elastomeri, in realtà la curvatura sul piede già ce l'avete. Perché per esempio nel mio caso, quella che è intorno al 50% di segnale della frenata, io ce l'ho per quello che è tutto il movimento della corsa. Cioè tutta la corsa che io ho stabilito deve avere la mia pedaliera. In realtà anche a pedale quasi fermo ho in qualche millimetro un'altra parte di segnale e ho però in una seconda fase, come vedete, pochissimo movimento del pedale e ho ancora il 50% di segnale da gestire con la memoria muscolare. Questo per esempio per me è il settaggio migliore per poter sfruttare al meglio quello che è il mio hardware. In questo caso però potrebbero esserci persone che amano avere un pochino più di segnale magari nella prima parte o magari un pochino più di segnale nella seconda parte e a quel punto potrete agire con la zona intermedia. Cosa significa? Che io per esempio anziché di 1850 che è il valore esattamente intermedio, se metto 500, vi faccio vedere, applico, vedete? Io adesso con quella che era la forza prima per avere la metà del segnale, adesso ne ho un 70-60%. In questo caso diminuisco un altro po' e vi faccio vedere. In questo caso, come vedete, io nel movimento del pedale ho intorno all'80% di segnale e solo l'ultimo 20% utilizzo una piccola parte di corsa. Facciamo al contrario, metto 2200, applica, vi faccio vedere. Io nella prima parte di corsa comincio ad avere intorno al 40%, 40-30%. Posso ancora aumentare, magari metto 2500, vi faccio vedere, e in questo caso ho intorno al 25-30% di segnale in quella che è la corsa del mio pedale. E poi in una parte totalmente dura, vedete in questo caso ho questa parte qui, e poi una parte praticamente a pedale totalmente fermo, guardate quanto segnale ho, praticamente a pedale fermo ho più di un 50% di segnale. Ragazzi, scegliete voi la frenata più adatta a voi. Ragazzi, spero quindi che questa piccola guida sia stata utile. Fatemi sapere nei commenti come vi siete trovati e quali sono le vostre preferenze. Capirete che ognuno di voi ha la propria. Difficilmente ne esisterà uno uguale all'altro. E penso che sia arrivato anche per voi il momento di scendere in pista. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!